Forse un caffè mi aiuterà. Sì, sì, contaci proprio. Di nuovo tu? Aspetta, andando a logica, tu dovresti essere Il tuo spirito delle rasature presenti. Già, rasature. Magari. Come magari? In che senso? Ah sì, guardaci, non abbiamo un filo di barba. È così da sempre. Evidentemente non cresce. No, aspetta. Che? Pronto? Ma ci sei? Vatti a guardare allo specchio, va. Qualcosa non torna. Oh, ciao ragazzi, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, oggi 15 dicembre, mancano 10 giorni a Natale, io non vedo l'ora, abbiamo addobbato tutta casa e mi sono addobbato anch'io, carini, vi piacciono? Giuro che non ci vado in giro così, poi me li levo anche durante il video. Allora ragazzi, che cosa andremo ad utilizzare nella sbarbata di oggi? Nella sbarbata di oggi finalmente portiamo un prodotto che vi ho fatto vedere sempre quest'estate in quello stramaledetto unboxing che ogni volta vi dico, vi nomino in ogni video. In quel giorno vi feci vedere soltanto il sapone perché non avevo comprato l'after. Durante il Black Friday ne ho approfittato perché la profumazione è veramente troppo buona e quindi ho completato il set. Qualcuno di voi forse ha già capito di che cosa sto parlando? Sto parlando di Axe di Awakening, con questo bello scimmione. Guardate che bello quest'artwork, poi con questa etichetta ruvidina, no? Sentite? Ah, quasi SMR. Allora, Axe ragazzi, non avevo mai provato un sapone di Axe, che è un acronimo per Have a Great Shave, quindi buone sbarbate, praticamente, belle sbarbate, fantastiche sbarbate. Casa greca, molto attiva effettivamente, anche perché in Grecia c'è una community molto attiva nel wet shaving, come noi in Italia, siamo tra i paesi più proprio attivi e scimmiati, oserei dire, sia tra aziende che anche tra artigiani, insomma ce le stiamo dando di santa ragione ultimamente. Guardate un po', questa è una pasta di sapone piuttosto morbida e adesso piano piano ci arriviamo su come gestirla. Allora, questa è delle due nuove formule di Axe. Quella vegetale, quindi la Osiris, vi faccio vedere l'inci, anche se non è proprio pratico far vedere l'inci su questi barattoli cilindrici. Sarebbe più carino magari posizionato sul fondo in modo che è più dritto e in video si vede meglio. Però sul fondo del barattolo c'è una cosa che non mette quasi nessuno praticamente, bensì la piramide olfattiva. Vi la faccio leggere un attimino. Questa profumazione, così come gran parte delle produzioni di Axe, è una profumazione ispirata a un profumo e in questo caso parliamo di Tom Ford Bitter Peach. Se voi andate, io sono andato a confrontare su Fragrantica la piramide di quel profumo ed è praticamente la fotocopia di questa, o questa è la fotocopia di Tom Ford, insomma. Non conosco il profumo originale, posso soltanto dirvi che la profumazione di questo sapone, di questo set in generale, perché poi il dopo barba va a completare il tutto, è fantastica ragazzi, veramente buona. Io ci sento una pesca, però anche liquorosa, un po' oscura. È una profumazione che consigliano per l'estate, però io onestamente la utilizzerei volentieri tutto l'anno, perché c'ha quel non so che di caldo, di sensuale, insomma, molto figa. Oh, che ve lo dico a fare? Non avevo ancora provato prodotti Axe, come vi ho già detto, forse. Boh, questo comunque è il primo sapone Axe che provo, quindi le vecchie formule non le ho provate, quindi non vi so dare un parere su quelle. Io ho solo sentito che erano sì saponi discreti, nella media, che facevano il loro lavoro, però forse non valevano quello che costavano. Beh, io questo non mi sono pentito di averlo comprato. Basta, finito. Andremo a montare il nostro saponcino con il mio fedele e adorato DS Cosmetics T4 che trovate su AliExpress a una cifra veramente scema, ok? Perché 10 euro sto pennellino ragazzi li vale assolutamente tutti. Voglio andare a prelevare il sapone direttamente nella ciotola anziché prendere il pezzettino, perché voi sapete che a me piace fare così, però siccome guardate un po', vedete che è una pasta molto morbida, già così mi resta in mano il sapone. Io vi sconsiglierei di annacquare il sapone, quindi di mettere l'acqua nel barattolo. Semplicemente
diamo una bagnatina al pennello, lo strizziamo comunque e con l'umidità che c'è nel pennello andiamo a prelevare il sapone dalla ciotola. Questo perché la prima volta che l'ho utilizzato sono andato ad annacquare la pasta, io aggiungo acqua proprio goccia a goccia al pennello in modo da annacquarlo il meno possibile. Vi stavo dicendo, ho messo l'acqua nel barattolo e il sapone si è praticamente ammosciato e ci ha messo dei giorni per asciugarsi, veramente dei giorni. Ne ho parlato in live una volta con Francesco dicendogli, vabbè, a questo punto lo prelevo in ciotola ed è intervenuto l'amico Tito, che saluto, Tito Ceccherini, che mi ha detto ma prova a fare così invece, prova soltanto a bagnare il pennello e non mettere acqua. E questi sono consigli, no? Che sono utili, perché per quanto magari possano sembrare scemi a volte, perché uno dice ma perché non ci ho pensato prima? Poi magari uno certe cose le fa con alcuni saponi e con altri no, perché dà per scontato chissà che cosa. Allora, mi vado a levare le palle di Natale alle orecchie, olè. Mi do una bagnata al viso con l'acqua calda che ho preventivamente messo nella mia ciotolazza. Sì, perché dal rubinetto esce fredda, chiaramente, ragazzi, bello. Guardate già, questa è soltanto la schiuma, guardate quanto fa fatica a levarci. È una formula molto ricca. Io direi che con quello che abbiamo su questo pennello ci facciamo assolutamente delle belle e abbondanti passate, quindi non perderei altro tempo, do giusto una bagnatina alle punte e comincio con il montaggio. Allora, quindi vi dicevo, Tito mi ha dato questo consiglio e effettivamente poi, dopo averlo riprovato in questo modo, funziona, mi sono trovato bene, quindi grazie Tito. Io continuo a bagnare le punte del pennello finché il sapone non comincia a montare in maniera decente e scorrevole. Come vedete la schiumetta è un po' marroncina. Questo sapone mi ricorda a tratti, qualcosa della CK6 di Phoenix, che è un altro sapone vegetale effettivamente molto ricco. Se andate a leggere bene l'indice di questo sapone, dentro ci sta veramente di tutto, un sacco di olio e di burri, tutti chiaramente di origine vegetale, mentre la formula talloguata si chiama Hathor e non l'ho provata, onestamente, quindi vabbè. Ho sentito una profumazione, cioè di quella col polpo, so, tutti mostri giganti, queste copertine, Axe fa delle copertine pazzesche con tutti questi mostri, queste cose un po' così. L'hanno usata una volta da Francesco e quella era una profumazione ispirata a Eros Versace, anzi Versace Eros, e effettivamente ci prendeva perché il profumo lì in quel caso lo conosco e porca miseria se ci prendeva. Poi questi set sono profumatissimi, forse anche troppo, forse anche troppo, nel senso un po' abbondante, un po' esagerato. Lo vedremo bene anche con il dopo barba. Guardate qui come questo ancora ci chiede tanta acqua, quindi io continuerei. Guardate già qui che bella schiumetta lucida che sta cominciando a fare. Un sapone quindi che richiede parecchia idratazione durante la fase di montaggio, ma che poi trattiene per bene l'acqua. Insomma, per quello che costa mi sembra un bel prodotto assolutamente. Guardate, questo sta ancora urlando, dammi l'acqua, c'ho sete. Vabbè, non te incazzare, votato. Bisogna fare le cose con calma. Addirittura potrei dire che ne ho prelevato troppo, ma sì, prelevandone un pochettino di meno avrebbe già fatto una schiuma voluminosa, perché comunque c'ha un'ottima resa, devo dire. Un poco prodotto ci fanno 3-4 belle passate, assolutamente. Quindi io ci sento della profumazione questa, insomma, pesca un po' liquorosa, un po' legnosa. La piramide è molto ricca, perché abbiamo, aspettate,
pesca, arancia rossa che forse la sento, ma io ovviamente tutte le descrizioni che vi faccio, ragazzi, sono mie proiezioni mentali, quindi non prendetele come chiaramente oggettive, insomma, le promozioni sono una delle cose più soggettive che ci siano. Io cerco di descrivervi quello che sento e vi assicuro che non è semplice. Diciamo che forse dell'arancia rossa ci sento più la parte dolce, no? Che probabilmente proprio grazie a tutto il resto degli elementi che c'è nella piramide non è che lo sento agrumato, non è agrumato. Blood orange. La pesca, sì, cardamomo, eliotropio. Poi nel centro rum, cognac, davana e gelsomino, quindi questa è la parte liquorosa del profumo. E poi sotto, nella base, troviamo foglia di facciolino indonesiano, vaniglia, sandalo, fava tonka, benzoino, cacemerano, storace, labdano e vetiver. Mo, appunto, è impossibile per me distinguere ogni singolo elemento, anche perché non è che funziona proprio così in profumeria. Però a me questa profumazione piace veramente da matti, e non sono l'unico a cui piace. Io sto continuando a mettere acqua perché veramente sì, mi sa che ho prelevato veramente troppo sapone, perché si monta, però ci sto mettendo un po' tanto. Vabbè, con calma ragazzi, siamo qui. Che ci vuole? Tanto poi oggi riutilizziamo finalmente il DE dopo un mese di Chavette e un altro video dove abbiamo provato un single edge, il Vector ragazzi, mamma mia che rasoio. Bello. Ne ho un altro di single edge, lo vedremo in futuro, ma questo è uno spoiler per voi che ascoltate i video. Allora, io direi che potrei aggiungere altra acqua, ma potrei anche fermarmi, onestamente. Che dite? Vabbè, un altro goccetto d'acqua ce lo metto così, giusto per gradire, perché l'acqua ovviamente è l'elemento principale delle nostre sbarbate. Altrimenti non si chiamerebbe wet shaving. Giusto? Sì, ecco qua, sì. Ci voleva proprio st'altra presa d'acqua. Guardate un po'. Oh, mamma mia. E che gli volete dire? Fantastico, bello. Questo è quello che c'è ancora nel pennello, ragazzi. Questo, cioè, rende ancora tantissimo. Vai. Allora, che rasoio utilizziamo oggi? Vecchia gloria. Il mio amico, il mio fidato Goodfellas Impero. Detto ci abbiamo messo una Treat Falcon, non vi faccio vedere il pacchettino perché me lo sono scordato in camera e non vado per niente, non andrò assolutamente a prenderlo. Cominciamo. Perdonatemi ragazzi, spero di non gemere durante il video perché ho questa spalla che mi sta facendo un male cane quando la sollevo. Quando guido è una sofferenza. Non sto sentendo dolori per ora. Allora, sciacquo un po' il rasoio. Sapone bello scorrevole. Assolutamente. Che lascia pure, anche qui, all'asciutto. Sentite che scorrevolezza proprio. Residua. Fantastica. E infatti questa è stata una delle cose che mi ha colpito sin da subito di questo sapone. Passi la lama e comunque resta la pelle bella, come dire, ingrassata. Olè, io mi sto pasticciando assolutamente da schifo, sporcando il maglione, il microfono. Sono diventato più pasticcione ultimamente. Sarà che ho cominciato a mettere ancora più acqua nei saponi e quindi giustamente quelli cominciano a cascare un po' dal viso. Basta, qui poi ci ripassiamo con la schiuma, che il mento è una delle parti più delicate del viso. Ok, com'è? Ancora bella, ancora lucida mi sembra. Mi sembrava avesse fatto un po' di grinze, però vicino al labbro è normale. Cioè,
io parlo poi, un sacco di aria. Ok. Allora, a questo giro non voglio tirarmela, nel senso, ogni volta che dico, ah no, fino a qui, tutto bene, è andata bene la sbarbata, 2 secondi dopo, zac, taglio, sangue, bolla, red point, e mannaggia, a me ogni volta mi maledico perché parlo sempre troppo presto, quindi il risultato lo vedremo alla fine, come giusto che sia. Allora, io potrei praticamente continuare a radermi con quest'altro strato che sto montando a mano con il residuo del sapone che mi è rimasto sul viso. Formula veramente, veramente molto molto ricca, molto molto ricca, assolutamente consigliabile. Io la consiglierei onestamente, soprattutto a chi ha una pelle più secca, perché per me, che ho una pelle... Allora, oggi lasciamo perdere che col freddo stavo tutto squamato, quindi col freddo una cosa del genere può essere bella per tutti, una grassezza del genere nel sapone. Però magari in climi più miti, ok? Quindi né caldo né freddo, io che già ho la pelle grassa, formule del genere su di me risultano anche troppo grasse, anche too much. Ecco perché io preferisco saponi, come dire, un po' più anche, cioè mi trovo bene anche con i saponi più classici, no? Meno grassi, con gli after più alcolici e meno nutrienti, perché praticamente io già ce l'ho il grasso in viso che abbonda e non me ne serve certo altro. Chiaro che poi quando si ha la pelle grassa, ok? L'esigenza non è assolutamente quella di sgrassare totalmente il viso, tutto il contrario. Tutto il contrario, perché c'è la pelle, che ricordiamo è un organo, l'organo più esteso di tutto il nostro corpo. Se la pelle sente un attacco del genere, perché lo considera come un attacco, di tutta risposta va a produrre ancora più sebo, che quindi rende la pelle ancora più grassa. Quindi bisogna stare attenti e mantenere, bilanciare, ecco, quella untuosità sul viso, quindi senza intaccare troppo lo strato idrolipidico. Spero di non aver detto cazzate, ragazzi, nel senso io... Queste sono le informazioni che ricavo nel tempo, facendo ricerche, eccetera. Quindi spero di non aver detto cose che se me sentisse un dermatologo mi ammazzerebbe. Allora, questa è la seconda passata, raga, cioè, v'ho detto tutto, Dai, possiamo andare. Allora, mi do un'altra pulitina, sennò veramente qui continuo a pasticciare come se non ci fosse un domani. Olè. Una sciacquatina alla mano, ma tanto il manico di questo rasoio, ragazzi, è talmente gripposo che penso che potrei utilizzarlo anche con le mani ingrassate. Sapete che c'è? Sto mese filato di Chavette, secondo me, ha dato i suoi frutti. Quindi settimana prossima, stay tuned, perché voglio fare una cosa e vediamo se ci sarà il nostro miracolo di Natale. Devo far pace con un rasoio. E forse qualcuno di voi ha già capito di quale rasoio sto parlando. Poi datemi pure voi un feedback visivo. A me sembra di essere migliorato. Nelle passate, nel seguire, ecco, qui ho già saltato e vabbè, mi sono contraddetto subito. Però mi sembra di essere migliorato nelle passate, nel seguire la forma del viso, nella pressione, nell'angolazione. E ragazzi, lo sciametto è una bella scuola, io qui ancora, mamma mia. È quasi troppo scivoloso perché poi non posso tirare la pelle, maledizione. Quindi mi aiuterò facendo le smorfie.
sono buffe le smorfie quando si fa la barba, perché alcuni fanno tipo per tagliarsi la barba è un po' imprinciabili. Allora, sul baffo mi sembrai. Sì, non c'è più niente da togliere. Quindi, allora, potrei fermarmi anche qui. Voglio fare una piccola passata di cortesia, giusto per levare lo sgrattugio da qui, dalla mandibola. Ma poco, nel senso, senza esagerare, anche perché poi magari più avanti vi racconterò di una piccola cosa che sto facendo per proteggermi, diciamo. Allora, io qui finisco con l'insaponata, vi faccio vedere quello che c'era rimasto all'interno del pennello, che sembra poco, in realtà neanche troppo, ma questa, ragazzi, è tutta schiuma da montare ancora, cioè questa con altra acqua la tratterrebbe benissimo. Beh, ragazzi, bel sapone, veramente bel sapone, mi è piaciuto tanto, sono proprio contento di averlo comprato. Ho comprato un po' a caso quest'estate, avevo voglia di farmi un regalino, ho detto vabbè, ma sì, ma sai che c'è, prendiamoci questo bel saponcino che mi ispirava. Pensavo a una fragranza più estiva, effettivamente, Invece, come vi ho detto, ne sono rimasto fregato dalla pesca, no? Ho detto, vabbè, la pesca sarà una cosa fresca, manco troppo. Ok. Qualche puntino di sangue sul baffo non ce lo facciamo mai mancare, quindi lo tappo un attimino, quindi il sapone, e direi, dai, che stiamo bene così. Vado a rispondere al telefono, che per fortuna ha squillato nel momento giusto, mi sciacquo la faccia e torno da voi. Allora, dai, non mi posso lamentare perché almeno oggi mi hanno squillato, ma al momento proprio, praticamente al momento perfetto, quindi non gli impregherò troppo. La prossima volta stacco la luce. Guarda, no, non posso perché sennò poi non si vede niente. Mi dovrei comprare dei faretti a parte, poi non saprei neanche dove metterli, vabbè. Faccio sempre un po' di caciara qui in bagno quando faccio il mio piccolo set, tra virgolette, per registrare. Allora, io mi sono ben asciugato, sciacquato con acqua fresca. Ragazzi, io sento bella pelle, onestamente. Voglio andare a completare il tutto, sentire un po' post, diciamo, nella media, ok? Non è di quei saponi che ti danno un po' quell'effetto crema idratante in viso, però la pelle è comunque rilassata, giusto un po', come dire, un po' sgrassata, ok? Un po' sgrassata, ma comunque non mi dispiace onestamente. Allora, after, io a questo giro, eccolo qua, ho scelto l'after quello non alcolico perché mi andava di provare insomma una formulazione non alcolica. Anche questa è piuttosto ricca, vi faccio vedere l'enci magari dritto, eccolo qua, spero che si legga bene, ok? Stessa profumazione del sapone, praticamente un pochettino più approfondita nella parte legnosa, molto molto persistente, ripeto, per me troppo persistente, cioè nel senso bisogna trovare anche il giusto bilanciamento nelle cose, anche perché se spari una cosa troppo di fragranza rischi pure che reazioni allergiche, poi io queste cose le conosco bene, quindi vabbè, va agitato bene perché pure questo è parecchio, cioè è separato, è bifasico praticamente. Io, vabbè, lo sapete come la penso su queste cose, però poi magari ci sono anche delle cose che non so, quindi mi esprimo fino a un certo punto. È praticamente un latte. Io sul sito di Axe scrivono proprio che si può anche utilizzare come tonico, quindi praticamente lo potrei usare su tutto il viso. E visto che ho il viso pulito, perché l'ho deterso prima della sbarbata, a questo punto me lo passo su tutto il viso. Botta alcolica, ovviamente non pervenuta perché questa è a base acqua e non, anzi, a base acqua. C'è sta l'acqua o c'è sta soltanto aloe? Dimenticato, no, sì, acqua, chiaramente. Acqua. Quindi,
Questo sì che completa il tutto. Da quella botta, quella compensazione che al sapone forse un pochettino manca. Bello, bel velluto, io sono contento ragazzi, non mi brucia neanche, non mi fa neanche reazione dopo il dopo barba, quindi meno male, sono contento. Quindi, cari ragazzi, io sono contento che mi abbiate seguito per quest'altra mezz'ora, non so, no, spero meno di mezz'ora. Quindi io vi ricordo, se vi è piaciuto il video, come al solito lasciate un bel like, un bel commento, fatemi sapere, a me è sempre un piacere rispondervi nei commenti a domande, anche a semplici saluti. Iscrivetevi, ve l'ho detto, condividete il video con vostra nonna, perché sì, voi mandategli il video, vostra nonna guarda questo video, gli capiterà un video mio che mi faccio la barba e ti dirà, ma nipotino mio, ma perché mi mandi sta roba? E tu, boh, l'ha detto lui, vabbè, cavolate a parte ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, ciao!